Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è un'estensione della lettura che faccio normalmente ogni mese per quello che riguarda il lavoro. Quindi invece che farla raggruppata per elemento, la faccio segno per segno. Bene. Mostrami Toro e le tendenze energetiche lavorative per il mese di dicembre. Ne abbiamo 3 ragazzi. No, sono un po' troppe. Solo una per piacere, grazie. Due. Il diavolo e la sacerdotessa. Oh, che interessante. Allora, devo dire, amici del Toro, che quando c'è il diavolo, è un po' come se fosse la tentazione e la parte più pura del divino femminile, se vediamo il diavolo, come tentazione, ok? Molto interessante. Quindi ci potrebbe essere qualche questione con la carta del diavolo, che vi tenta. Può anche far riferimento a qualche questione un po' spinosa, piuttosto che per qualcuno anche illegale o comunque poco chiara. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che queste sono letture generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui. E sempre in descrizione trovate il link per il corso di tarocchi di gennaio 2024 perché ho già aperto le iscrizioni. Bene, andiamo a vedere, amici del Toro, quali sono le energie per il lavoro. Abbiamo un fante di bastoni, un asso di bastoni, abbiamo la temperanza, il 5 di coppe, l'8 di coppe, un 4 di bastoni e un 10 di spade. Mm. Allora, partiamo da questo fante di bastoni e da questo asso di bastoni. Sono due carte che indicano degli inizi, qualche cosa di nuovo, soprattutto l'asso mi parla o di un nuovo lavoro che sta iniziando a dicembre o di qualche nuova iniziativa o se non avete un lavoro può essere un'azione che farete proprio per cercare questo lavoro. Può anche essere un incontro. In questo caso, potrebbe essere una persona magari vicino a voi che vi, diciamo, propone un nuovo progetto, qualche cosa, però lo sento molto come se fosse il lavoro per qualcuno, come se o a dicembre iniziasse una nuova fase all'interno del vostro lavoro se già siete occupati. Se invece siete disoccupati potrebbe essere un nuovo lavoro. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal fante di bastoni. Carro e 9 di pentacoli. Sono belle carte, è come se qualcuno si stesse muovendo verso la propria indipendenza, verso la propria autonomia, verso... Per qualcuno si tratta proprio di imparare a gestire il denaro,
nel mese di dicembre. Magari questo fante di bastoni fa riferimento a un personaggio che potreste incontrare e che vi potrebbe un po' guidare in quello che è la gestione del vostro denaro, dei vostri investimenti, delle vostre proprietà, mi viene da dire. Il 9 di Pentacoli è anche una carta che parla, oltre che di proprietà, di eredità. Andiamo a vedere l'asso. 7 di Pentacoli. E gli amanti. Allora, devo dire che questo inizio o comunque questo incontro, questa azione anche, ehm, come dire, ha buone prospettive, perché comunque avete gli amanti, può essere anche un incontro passionale nel mondo del lavoro, vi dirò. Per qualcuno si tratta anche di quello, magari proprio durante un viaggio, durante un convegno, un meeting. È come se ci fosse una nuova, qualche cosa che bolle in pentola, un nuovo inizio, una nuova passione, che non è detto essere necessariamente la passione fisica, può anche essere una passione, un hobby, ipotesi, o una passione per un nuovo lavoro. Andiamo a vedere la temperanza. 3 di pentacoli, 6 di pentacoli e ruota della fortuna. Wow! Ragazzi, devo dire che nel mese di dicembre, se saprete calibrare bene le energie, le vostre risorse economiche, anche se sembra di no, ok? Però è come se ci fosse un cambio. Anche questa carta, anche la ruota della fortuna parla di premi, parla di eredità, parla di un qualche cosa di materiale che arriva una tantum, può anche essere un'occasione, un'opportunità, ok? Però è come se ci fosse una rivalutazione, di voi stessi. La carta degli amanti può anche fare riferimento all'amor proprio, all'iniziare qualche tipo di hobby, di passione per amor proprio, qualche cosa che nutra, come l'inizio di un qualche cosa di fisico, ma è qualche cosa che voi amate, che vi nutre. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Però ho l'impressione che arrivino proprio dei soldi. 2 di spade. 8 di spade e l'appeso. Mm. Ehm, io credo che qui, ragazzi, con questo premio, occasione, opportunità, collaborazione, contratto che potrebbe arrivare, perché potrebbe arrivare, cioè vi dico, la sento molto come del denaro che arriva anche da un lato inaspettatamente, dall'altro è come se si regolarizzasse qualche cosa. Magari per qualcuno arriva un aumento di stipendio o semplicemente viene, diciamo, retribuito lo sforzo durante l'anno, quindi magari potrebbe essere un premio produzione. Però qui, con questo 5 di coppe, ho come l'idea che vi toglierete, perché c'è un appeso al contrario, vi toglierete da una situazione di carenza, da una situazione di indecisione. Io credo che qui potrebbe per molte persone parlare dell'inizio veramente di qualche cosa di nuovo, di qualche cosa che vi rende per molti autonomi, per altri indipendenti economicamente. Magari qualcuno aprirà la partita IVA. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Fante di coppe. Quante? Allora, fante di coppe, 6 di coppe, asso di coppe, 7 di spade
e temperanza nuovamente. Allora, ragazzi, devo dire che qualsiasi sia questo nuovo inizio, o la vostra idea, o il vostro progetto, le possibilità che vi si aprono, quello che è, perché vedo che c'è come, sì, uno slancio energetico nel mese di dicembre, qualche cosa che vi fa fare come un salto in avanti. Ehm, Qui noto che c'è un leggero atteggiamento di carenza. Se avessi potuto fare le cose così, se avessi colto quell'occasione, però nel senso, ormai quello che è fatto, per cui con questo appeso al contrario, un po' come se si sbloccasse una certa indecisione, una certa energia del sto o vado. E con l'otto di coppe devo dire che potrebbe esserci, c'è anche un fante di coppe, qualche tipo di offerta, qualche tipo di opportunità che si apre, qualche tipo di nuovo inizio, qualche tipo di sogno nel passato o del passato che in qualche modo potrebbe rivelare quali, come vi posso dire? È come se riusciste a decifrare quali siano state le pecche, le debolezze, i deficit di qualche vostro progetto del passato che non si è potuto evolvere, che non siete riusciti a portare a compimento. Perché vi ricordo che l'otto di coppe è la carta del ricercatore, quindi è un po' come andare a scavare, no? Tenete presente che c'è comunque un fante di coppe e un 6 di coppe e un asso di coppe. Qui per qualcuno potrebbe arrivare un'offerta da parte di una persona del passato, ma fate attenzione al tipo di offerta perché è un'offerta fatta con molta ingenuità. Non perché, cioè, non perché la persona in sé voglia fregarvi, anche se per qualcuno può essere, perché c'è questo 7 di spade. Però la sento più come una sorta di ingenuità da parte dell'altro. Tenete presente che qui abbiamo due fanti, quindi sono due energie piuttosto infantili, piuttosto immature. Infantili nel senso, per il fante di coppe è una di quelle persone infantili, perché giustamente mi è arrivato un commento, non non è cioè, sapete i bambini sono ingenui, infantili in quel senso lì, non hanno una razione sviluppata, di conseguenza loro agiscono impulsivamente in base all'emozione del momento. In quel senso è come se fosse una sorta di immaturità emotiva. Mm? Mentre di qua, con il fante di bastoni, c'è una sorta di immaturità empatica, cioè è una carta che parla di un atteggiamento più rivolto verso di sé. Quindi ho come la sensazione che ci sia il bisogno di sensibilizzarsi un po' di più nel mondo, verso il mondo esterno in questo caso. Però vabbè, sfumature sul... Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 3 di spade. La regina di spade. Allora, mi è arrivata una cosa. Quando affronterete questa ricerca, perché sarà così, c'è come una sorta di la proposta mi sembra buona, ma non mi fido, andiamo a fondo. Con la temperanza ho l'idea che vi dicano rimanete nel mezzo, non andate troppo da un lato, cioè troppo dal lato dell'altra persona, o non rimanete troppo dal vostro lato, rimanete sempre nel mezzo. Comunque qui, con questo 4 di bastoni, ragazzi, è come se non si riuscisse a trovare un accordo, è come se non si riuscisse a stringere un contratto equo. Tenete presente che c'è una regina di spade e un 7 di spade. Potrebbe essere che l'altra persona tenti di ehm, non pe allora, la regina di spade al contrario parla di un'energia confusa a livello mentale, quindi o non c'è un progetto chiaro, ripeto, perché qui c'è troppa impulsività, c'è l'idea e c'è subito okay, dall'idea si passa subito a fare l'investimento senza prima nel mezzo informarsi su l'attrezzatura che ci vuole, piuttosto che le spese che bisognerebbe sostenere nel lungo periodo per vedere se si riescono a coprire. Insomma, è come se non si riuscisse a fare una sorta di planning con questa regina di spade al contrario. Però ecco, state nel mezzo, cioè va bene l'entusiasmo, ma ci vuole anche la razione. Come lo
concretizziamo questo progetto, questa collaborazione. Se non è una collaborazione con qualcuno, è un progetto per voi stessi, ecco. Tenete sempre presente che va bene, siete pieni di idee, pieni di entusiasmo, ma bisogna andare un pochettino più a fondo a livello razionale, qui mi dicono. Vi dico, per molte persone inizia come una fase nuova di collaborazione con qualcuno, che è anche ben remunerata, vi devo dire. Però considerato che abbiamo qui anche un diavolo, qui c'è un 7 di spade, la regina di spade, ci potrebbe essere qualche realtà che è un po' troppo bella per essere vera. Quindi cercate sempre di non perdere la ragione per quanto la proposta sia bella e vi faccia entusiasmare. Andiamo a vedere il 10 di spade. 5 di spade, c'è confusione mentale ragazzi, per il mese di dicembre, e 2 di pentacoli. Guardate, è un po' come se vi consigliassero di ascoltare il vostro intuito, che non è l'istinto, non è l'impulso, perché l'istinto e l'impulso sono della pancia, l'intuito arriva da qui, ok? È l'intuizione, quello che uno sa, è quello che uno non si spiega come, ma sente che c'è qualcosa che stride. Qui non dico che, anche se ripeto, c'è un 7 di spade al contrario. Se per caso vinceste dei soldi o aveste un'eredità, fate attenzione alle proposte nuove che vi fanno perché qualcuno potrebbe essere un po' troppo avido. Ecco, questo mi sento di dirvelo. Va bene, andiamo a vedere Osho, che cos'altro ha da consigliarvi. Tutto sommato è un buon mese, vi consigliano di andare a fondo e per molte persone sento che inizia una nuova fase, lavorativamente parlando. Per qualcuno si tratta proprio di rendere retributivo, rendere, come vi posso dire, di commerciare il proprio hobby, le proprie passioni, di iniziare a occuparsi di qualche cosa che veramente vi scalda il cuore, che vi riempie. Wow, 2 arcani maggiori, ragazzi. Le vite passate e il completamento. Abbiamo la luna e il mondo. La luna è una carta molto collegata alla sacerdotessa, comunque. Sono 2 carte che parlano del divino femminile. Si può vedere il divino femminile in luce e il divino femminile in ombra, se vogliamo semplicizzare la spiegazione. Però è molto importante come sento, e anche qui il diavolo, se fosse la tentazione, questa offerta, lavorate sul vostro divino femminile, ripeto, non vi fate trasportare da questa forte empatia, usate la ragione che è del divino maschile, che è dello yang, cioè energia yang, è il raziocinio, è il fare i programmi, il dare delle regole, il seguire un ordine. Bene, un'ultima carta, le fatine, vediamo che ultimo consiglio hanno da darvi. Motivazione. È come se vi dicessero che sta arrivando la primavera, anche se in realtà siamo ancora in inverno, però va bene, anzi, cioè, deve ancora iniziare. Però vi dicono, se c'è qualche cosa a cui avete pensato o che state programmando da tanto tempo, è ora di impegnarvi, di agire per farlo. L'asso di bastone è proprio l'azione. E guardate, qui avevate anche il completamento che è la carta del mondo, quindi c'è un compimento. E anche questa, comunque, un 10 di spade è una chiusura a ciclo. Ok, qui il consiglio, ragazzi, è di tenere gli occhi aperti, di non prestare soldi, di fare dei programmi prima di fare degli investimenti, di cercare accordi equi che nutrano entrambe le parti.
e comunque c'è anche un 5 di spade, qui ci potrebbero essere dei diverbi, delle questioni. Fate attenzione alle lotte dell'ego, perché comunque c'è il diavolo rappresenta anche l'ego. Cioè se qualcuno cerca di convincervi o vi forza o vi dice cose del tipo ma sì, per il progetto c'è tempo, intanto bisogna capire come investire i soldi, che struttura comprare o cose di questo genere, no? E invece no, prima il progetto, prima si fa un budget preventivo e via dicendo. E non vi muovete da quel vostro bisogno di chiarezza, perché fondamentalmente si tratta semplicemente di fare le cose in modo chiaro. Amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere, commentare, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti, o anche abbonarvi al canale per iniziare un percorso di crescita con me. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2024. Per qualsiasi altra informazione mi potete contattare via mail. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!